popolo di Alkil. Oggi vi presentiamo un bellissimo documentario che andrà ad addentrarsi nella storia della robotica dall'antichità ai primi del Novecento, con uno sguardo, come sempre, alla cultura pop. Prendiamo un po' di mito, di tecnica e di filosofia e trasferiamoci nell'antica Grecia. Il concetto di automa era già presente nelle storie di entità animate artificialmente, per esempio nelle vicende di Talos, Efesto e Archita. Forse il più famoso automa della mitologia greca, Talos era un gigante di bronzo creato per Zeus dal re del fuoco e della metallurgia, Efesto. Zeus lo donò a Europa e Minosse lo incaricò di sorvegliare l'isola di Creta per scacciare gli invasori e fermare i fuggitivi. Secondo la leggenda, Talos era dotato di un sistema sanguigno simile al circuito idraulico di una moderna macchina e il suo unico punto debole era proprio una vena esposta sulla caviglia. Questa idea di una macchina con sembianze umane e un punto debole strategico richiama molte opere anime e manga del genere mecha. Basti pensare ai Mobile Suit di Gundam, dove le unità, nonostante la loro potenza, hanno parti vulnerabili che i piloti devono proteggere in battaglia. Anche in Neon Genesis Evangelion, le unità EVA, pur essendo avanzate armi biomeccaniche, possiedono punti deboli strutturali che ne limitano l'invulnerabilità sul campo di battaglia. Soffermandoci invece sul suo creatore, Efesto viene descritto nei poemi epici come un abile artigiano di automi. Nell'Odissea è aiutato nella sua fucina da assistenti meccanici che lo supportano nei lavori. Queste macchine, definite servi d'oro, avevano la capacità di muoversi autonomamente e di assistere il dio nella fabbricazione di armi e armature. L'idea di assistenti meccanici che aiutano nelle operazioni complesse è un topos ricorrente nel genere mecha. Anche Ghost in the Shell presenta androidi e intelligenze artificiali altamente avanzate che coadiuvano gli esseri umani nelle loro mansioni. Passando alla storia, lo scrittore romano Aulo Gelio racconta nelle sue Noctes Attiche che il matematico e filosofo Archita di Taranto, vissuto nel IV secolo a.C., aveva creato una colomba volante, un uccello artificiale azionato da un meccanismo a contrappeso a pressione d'aria, in uno dei primi tentativi di replicare il volo degli uccelli. Nella cena di Trimalcione, invece raccontata da Petronio nel Satiricon, si descrive una statuina d'argento che, tirando un filo, muoveva arti e vertebre. L'idea di macchine volanti e biomimetiche è centrale in molte opere anime e manga, come in Macross, dove le valchirie si trasformano da caccia a robot antropomorfi, simulando il volo e il movimento fluido di un organismo vivente. Restando nel bacino del Mediterraneo, automi e dispositivi meccanici svolgevano un ruolo importante nell'antico Egitto. Gli egizi credevano che le statue degli dei potessero essere animate tramite rituali magici, permettendo loro di compiere movimenti o di emettere suoni. Ciò era spesso ottenuto attraverso meccanismi celati, che potevano sfruttare i flussi d'aria per generare effetti vocali, in modo tale da accrescere la sacralità e lo stupore durante le cerimonie religiose. L'uso di tecnologia per simulare il sovrannaturale è ripreso anche nel genere mecha. In The Vision of Escaflowne, per esempio, i mecha chiamati Gaimelef sono presentati come entità quasi viventi, dotati di una connessione mistica con i loro piloti, unendo tecnologia e magia. Spostandoci a Oriente, nella Cina antica i meccanismi automatizzati sono documentati almeno dalla dinastia Zhou. Durante il periodo dei regni combattenti, i nomi del filosofo Mozi e dell'inventore Luban sono collegati alla creazione di carri automatizzati, impiegati per simulare le apparizioni degli dei durante i riti sacri. Questi mezzi, guidati da meccanismi nascosti, furono tra i primi strumenti robotici utilizzati per funzioni cerimoniali. Un altro tassello significativo di questa storia è la sfera armillare a energia idraulica dello scienziato Zhang Heng, realizzata nell'epoca Han. Lo strumento prevedeva parti meccaniche che permettevano l'osservazione astronomica e il dispositivo, oltre alla sua funzione pratica, includeva figure automatizzate, mostrando l'alto grado di integrazione tra ingegneria meccanica e espressione artistica. Intorno al 1090, l'ingegnere Su Song creò un orologio astronomico a torre dotato di un ingegnoso sistema di ingranaggi e di automi che annunciava l'ora suonando campane e gong. Ulteriori figure giravano su una piattaforma per indicare sezioni specifiche dell'orario.
Anche in Cina, come nell'antica Grecia, l'interesse per gli automi si mescolava a dottrine filosofiche e religiose. Il Daoismo, in particolare, promuoveva l'armonia tra umanità, natura e tecnologia. Questo concetto trova riscontro in Eureka 7, dove i mecha non sono solo macchine da guerra, ma elementi integrati in un equilibrio cosmico più grande. Questi esempi dimostrano come l'idea di macchine autonome e intelligenti sia presente fin dall'antichità e come il genere mecha degli anime e manga abbia ereditato e reinterpretato questi concetti, trasformandoli in storie epiche di robot, umanità e tecnologia. Tra il XII e il XIII secolo, in piena epoca d'oro islamica, si distinse la figura di Al-Jazari, operativo alla corte degli Artukidi, nel nord della Mesopotamia. Considerato uno dei più grandi ingegneri meccanici della sua epoca, Al-Jazari è noto per il Libro della conoscenza dei meccanismi ingegnosi, un'opera che cataloga una vasta gamma di macchine e di automi, includendo le istruzioni per la loro costruzione e le teorie sul funzionamento. Una delle sue creazioni più famose è l'orologio dell'elefante, un sofisticato dispositivo che presenta un pachiderma alla base sopra il quale sono situati un cavaliere, draghi, un falco e uno scrivano. Lo strumento non misurava soltanto il tempo tramite figure automatizzate, ma era una vera e propria opera d'arte. Tra le altre idee di Al-Jazari si trova il progetto di una barca contenente automi musicisti, azionati da un complesso sistema idraulico a camme rotative, che permetteva ai suonatori di sincronizzare la loro musica. Il design era talmente avanzato che gli automi potevano variare il ritmo e la composizione della musica, anticipando il concetto di programmazione. Infine, un altro famoso automa era il servo robotico che forniva bevande. Aveva una forma umanoide e portava una brocca e un lavabo. Quando un bicchiere veniva posto nel lavabo, il servo lo riempiva attraverso un sistema di valvole e sifoni che controllava il flusso dei liquidi. L'ingegnere fece qualcosa di analogo e di più complesso nelle fontane che potevano cambiare lo schema di spruzzi a intervalli regolari e con le candele che contenevano un meccanismo per determinare la lunghezza della fiamma e quindi la sua durata. L'esempio di Al-Jazari mostra l'intimo legame tra filosofia, arte e ingegneria, con un occhio di riguardo per le applicazioni pratiche quotidiane. Venendo al Medioevo europeo, fu con il grande scienziato Alberto Magno che venne menzionato nel 1270 per la prima volta il termine androide. Esso indicava quegli esseri viventi creati dall'uomo per via alchemica, un argomento che ebbe fortuna nei trattati a tema del XVI secolo, che fornivano indicazioni per costruire l'homunculus, un essere umano artificiale in miniatura, ma totalmente sviluppato. Oltre all'alchimia proseguirono gli studi sulla fisica e crebbe l'interesse per gli orologi astronomici, tra cui vale la pena ricordare l'astrario di Giovanni Dondi e l'orologio astronomico di Praga, la cui costruzione nel 1410 è attribuita al maestro di orologeria Nicolas Zuccadan e allo scienziato Jan Sindel. In letteratura merita una menzione il Romanzo di Alessandro, un testo che include riferimenti dal sapore leggendario in merito a prodigi meccanici e a meraviglie della fisica. Nel Rinascimento, l'eredità degli studi ingegneristici dell'antica Roma, del Medioevo e del mondo arabo venne ripresa soprattutto da Leonardo da Vinci. Egli era convinto dell'intimo legame tra macchina e corpo umano, tanto da essere un pioniere della progettazione di protesi e di organi artificiali. Leonardo realizzò disegni e progetti di macchine che spaziavano dai dispositivi bellici agli automi. Uno dei suoi progetti più affascinanti fu il cavaliere meccanico, pensato per agire come un essere umano, tanto da muovere persino la mascella. Non è certa la sua fabbricazione, ma questo automa aveva lo scopo di intrattenere e di stupire le corti durante le feste. In quel periodo, infatti, gli automi divennero popolari nelle rappresentazioni teatrali per suscitare effetti scenici di grande impatto. Prima di Leonardo, altri inventori avevano descritto le peculiarità di una serie di dispositivi meccanici, come dimostrano gli scritti dello scienziato e umanista Giovanni Fontana. Sul piano del pensiero e delle idee, filosofi come Giovanni Pico della Mirandola esplorarono il concetto di autonomia e la capacità umana di trasformare il mondo attraverso la tecnologia. In quel periodo, a differenza dell'odierno conflitto, scienza e umanesimo potevano dirsi due volti della stessa medaglia. Al di là degli automi umanoidi, avanzando nel Seicento progredì l'interesse per l'arte del calcolo.
Per millenni l'umanità aveva impiegato strumenti come l'abaco, finché nel 1642 Blaise Pascal progettò la prima calcolatrice. 3 decenni dopo, Gottfried Wilhelm von Leibniz presentò un progetto per realizzare una macchina calcolatrice con la quale si potevano svolgere le 4 operazioni fondamentali. Era solo l'inizio di una ricerca che avrebbe dato i suoi frutti maggiori nel XIX secolo. Un'altra fase storica centrale legata al mondo degli automi è, senza dubbio, l'età dei lumi. Un'epoca caratterizzata dalla volontà di comprendere e di dominare la natura attraverso la tecnologia. Il più grande creatore di automi durante l'illuminismo fu Jacques de Vaucanson, noto per la sua anatra digeritrice artificiale, che poteva muovere le ali, mangiare e persino digerire il cibo in maniera apparentemente realistica. Lo scienziato mirava a imitare la vita con la tecnica e il suo lavoro rifletteva la convinzione illuminista che la macchina potesse essere compresa e controllata al pari dei processi naturali. Un altro illustre inventore, l'orologiaio Pierre Jacquedot, creò 3 bambole animate conosciute come automata. Rappresentavano una musicista, una disegnatrice e una scrittrice. Erano considerate giochi pubblicitari per migliorare le vendite degli orologi. Le bambole dimostravano una sorprendente capacità di replicare attività umane attraverso l'ingegneria meccanica. Tali invenzioni intrattenevano e al contempo dimostravano l'alto grado di precisione raggiunto. La popolarità degli automi si estese dal teatro alle fiere, dove intrattenevano e incantavano il pubblico con le loro capacità emulative. Tecnologia, arte e spettacolo si mescolavano, esaltando le fantasie del pubblico e degli inventori. Alle innovazioni si accompagnarono le riflessioni filosofiche sulla natura dell'essere umano e della macchina. Il medico e filosofo Julien Offray de la Métrie, con l'opera L'Homme Machine, esplorò le implicazioni del progresso nella creazione di automi, suggerendo che il corpo umano potesse essere interpretato come una macchina complessa, una visione che sfidava le concezioni tradizionali di anima e corpo. L'avanzamento tecnologico sollevò le prime questioni etiche e sociali. Il dibattito intorno agli automi cominciò a riflettere le ansie dell'epoca riguardo al ruolo dell'essere umano in un mondo sempre più meccanizzato. Non a caso, gli scrittori meccanicisti di De la Métrie vennero condannati tanto dalla Chiesa quanto da poteri temporali come il Parlamento francese e il governo olandese. Veniamo così all'Ottocento, secolo di rivoluzioni industriali, cambiamenti sociali e progressi tecnologici senza precedenti. Gli automi divennero simboli del progresso e della capacità umana di controllare e replicare il lavoro manuale. Le macchine più sofisticate iniziarono a sostituire il lavoro manuale nelle fabbriche e nelle industrie. Tessitori automatici, macchine per la stampa e altri dispositivi erano in grado di eseguire compiti ripetitivi con maggiore efficienza e minor costo umano. Nel 1801 Joseph-Marie Jacquard inventò il telaio che porta il suo nome. Una macchina capace di tessere tessuti con disegni complessi tramite l'uso di schede perforate. Questo sistema di controllo programmabile può essere considerato un antenato dei moderni computer e robot programmabili. Un'altra grande intuizione venne al matematico Charles Babbage, inventore della macchina differenziale e di quella analitica. Strumenti che lo resero un pioniere del calcolo programmabile e che riflettevano il desiderio ottocentesco di automatizzare anche il pensiero umano e il calcolo matematico. La macchina differenziale venne realizzata nel 1823 e eseguiva calcoli fino all'8ª cifra decimale. Leggeva le schede operative che stabilivano le operazioni da compiere e le schede variabili che indicavano su quale elemento interno operare. Con queste istruzioni si posero le basi per gli ordini impartiti ai moderni laboratori elettronici. Un altro logico e matematico, George Boole, ideò lo strumento concettuale alla base del funzionamento dei successivi circuiti elettronici. La cosiddetta algebra booleana è un sistema fondato su variabili che possono assumere solo 2 stati, vero e falso, oppure, in termini numerici, 1 e 0. Al di fuori della ricerca matematica e delle fabbriche, gli automi continuarono a intrattenere. Figure meccaniche animate divennero attrazioni popolari nei circhi, nei teatri e nelle fiere. Con il loro crescente impiego emersero dibattiti etici sulla sostituzione dell'uomo con la macchina, anticipando le questioni contemporanee relative all'intelligenza artificiale e alla robotica.
Sul piano sociale e filosofico, pensatori come Karl Marx esplorarono l'impatto degli automi sulla classe lavoratrice, discutendo di come la meccanizzazione potesse alienare l'umanità dal frutto del suo lavoro e alterare radicalmente la struttura sociale. Un capovolgimento di questa concezione si ebbe nel corso del XX secolo, quando nell'Unione Sovietica la figura dell'automa assunse una connotazione positiva, divenendo simbolo di efficienza, controllato e soprattutto di conformità ideologica al sistema comunista. Durante il regime di Stalin, l'industrializzazione massiva e la collettivizzazione forzata richiesero una forza lavoro altamente disciplinata e meccanizzata. In questo contesto, l'idea dell'automa, intesa come un lavoratore perfettamente efficiente e privo di necessità o desideri individuali, divenne un modello. Gli automi impersonarono così il lavoratore sovietico ideale, infaticabile, del tutto dedito alla causa comunista e privo delle debolezze umane che avrebbero potuto ostacolare la produzione. La letteratura e la propaganda sovietica spesso glorificavano figure di lavoratori simili a automi, come il famoso Alexei Stakhanov. Il concetto stesso di nuovo uomo sovietico era profondamente radicato in questa ideologia e includeva un essere umano trasformato dalla tecnologia e dall'educazione comunista in un essere superiore, dedito soltanto alla comunità. Infine, l'interesse sovietico per la tecnologia e l'automazione rappresentava un pretesto per aumentare l'efficienza produttiva, riducendo la dipendenza statale da lavoratori potenzialmente ribelli o inaffidabili. Nel contesto più ampio del pensiero marxista-leninista, queste idee si intrecciavano al desiderio di costruire una società basata su principi scientifici e razionali, dove ogni aspetto della vita umana potesse essere ottimizzato per il bene collettivo. L'interazione tra tecnologia e ideologia mostrò al contempo alcune contraddizioni. L'idea stessa di ridurre l'individualità umana a favore di una conformità meccanica sollevò questioni etiche e pratiche, soprattutto in termini di diritti umani e di libertà individuali. Forse, tenendo conto di queste tematiche, nel 1920 venne pubblicata l'opera teatrale Ruhr di Karel Čapek. Ruhr è il testo che introduce il termine robot, coniato dal fratello di Karel, Joseph, e derivato dalla parola ceca robota, che significa lavoro forzato o servitù. Il dramma di Čapek esplora le conseguenze della creazione di esseri artificiali che, inizialmente creati per servire l'umanità, finiscono per ribellarsi e per sostituirsi ai loro creatori. Ruhr solleva questioni sulla sostenibilità e sull'etica di una società che si affida troppo agli automi e alla soppressione dell'individualità, aprendo le porte a uno dei temi più cari della fantascienza letteraria. Sul fronte tecnologico, negli anni '80 dell'Ottocento, l'ingegnere Hermann Hollerith concepì un macchinario elettrico che sfruttava schede di cartone perforate per effettuare elaborazioni statistiche. Con questo sistema produsse i risultati del censimento statunitense del 1890 in appena 2 anni, contro ai 7 necessari per il precedente censimento. In seguito Hollerith gettò le basi della meccanografia e fondò la Tabulation Machine Company, assorbita nel 1911 nella CTR Calculation and Recordings Co., meglio nota dal 1924 come IBM, International Business Machine. Nell'età d'oro degli automi, Nikola Tesla ideò il teleautomaton. L'invenzione fu presentata nel 1898 all'Electrical Exposition al Madison Square Garden di New York e si trattava di un modello di barca controllato a distanza tramite segnali radio. Con questo dispositivo telecomandato, Tesla anticipava la tecnologia dei droni e dei moderni robot teleguidati. L'inventore immaginò un mondo in cui robot, automi e altre macchine avrebbero potuto liberare l'umanità dal lavoro manuale. Tuttavia, all'entusiasmo di alcuni si contrappose il timore di altri. In ambito letterario, l'Ottocento è un secolo che mette in luce le paure legate all'automazione. Nel 1815 Eta Hoffmann pubblicò L'uomo della sabbia, il cui personaggio principale, Nathaniel, è ossessionato e terrorizzato da un ottico chiamato Giuseppe Coppola. Nel racconto compare la figura di Olimpia, una donna che in realtà è un automa creata dal personaggio di Spallanzani. Il testo riflette così il lato oscuro dell'umanizzazione delle macchine e mostra le fragilità umane di fronte alle conseguenze emotive dell'inganno.
3 anni dopo usciva Frankenstein o Il moderno Prometeo di Mary Shelley. Sebbene l'essere creato dal dottor Victor non sia un automa nel senso tradizionale, il romanzo è fondamentale per aver trattato temi come la creazione artificiale della vita, le responsabilità etiche del creatore e le conseguenze dell'abbandono di un essere artificiale. Nel 1886 il romanzo Eva Futura di Auguste de Villiers de l'Isle Adam presentava un automa così realisticamente umano da poter sostituire una vera donna. Una rilettura contemporanea del mito di Pigmalione, lo scultore che aveva modellato un nudo femminile perfetto, trasformato da Afrodite in creatura umana. In secondo luogo, Eva Futura rese popolare il termine androide, all'epoca già impiegato per indicare i brevetti di alcuni giocattoli umanoidi. Per concludere questa disamina delle opere a tema, prima della pubblicazione di Rur, merita una menzione Il Golem di Gustav Meyrink. Romanzo pubblicato nel 1915, è più un'opera di misticismo legata alla tradizione ebraica e al golem che sarebbe stato creato dal rabbino Juda Loew nel 500. La creatura, fatta di argilla e animata attraverso incantesimi cabalistici, riflette l'idea di un essere creato dall'uomo che sfugge al controllo del suo creatore. Opera appartenente all'area culturale centroeuropea, il Golem, ambientato proprio a Praga, dovette influenzare l'immaginario del ceco Capek, incentivando la sua riflessione su quegli esseri artificiali che si emancipano dalle intenzioni dei loro creatori e rimettendo così al centro il delicato dialogo tra scienza e umanesimo. E con questo si conclude il nostro affascinante viaggio. Lascia un like e condividi questo video se ti è piaciuto ed iscriviti a questo canale se sei nuovo. Noi ci rivediamo alla prossima e buona vita a tutti!